siamo Poi ragazzi, questione di minuti dovrebbero dire chi sono sti benedetti finalisti di sto contest. Noi siamo venuti fin qui, capace che ci siamo fatti un culo quadro, ma poi in realtà non andiamo da nessuna parte. Noi ci crediamo, un po' di fortuna. Dai. Crediamo in Remedy, crediamo Siamo nel progetto. belli, siamo giovani, abbiamo una buona idea. O la va, o la spacca. Abbiamo i finalisti del terzo progetto. Il progetto si chiama Remedy T8 e il team è di Andrea Baldereschi, Marco Casolati, Andrea Bulgarelli, Alberto Forneris e li invito a salire qui. Andrea, piacere a te. Ci racconti in che cosa consiste Remedy T8? Certo, allora il Remedy T8 è il primo step verso quello che è il mondo delle wearable music. Con wearable music mi riferisco fondamentalmente all'associazione di due concetti, che uno è quello delle wearable technologies, che è una parola molto utilizzata ultimamente, ma è poi in realtà un'industria che ancora sta mettendo le basi e che ha margini di sviluppo ancora enormi. Tecnologia da indossare. Esattamente, che sono le cose che si possono vestire. E combinata con la musica, diciamo che dà il via a un nuovo segmento di mercato che fondamentalmente per il momento ancora non esiste, che è quello che noi abbiamo battezzato come wearable music, che appunto è vergine, non ci sono ancora attori in gioco, ma nasce da questo concetto qua. Vestiamo ciò che permette di fare performance, fare melodie, comporre musica e utilizzare il proprio corpo per esprimersi artisticamente. E allora, come vi siete messi insieme e come avete deciso di procedere? Allora, a me l'idea è venuta dopo un'esperienza di lavoro all'estero, negli Stati Uniti in particolare, in un'azienda che si occupa proprio di questo genere di tecnologie, però lato hardware classico esterno, quindi si chiamano MIDI controller. Adesso non entrerò nello specifico perché rischia di essere noioso. Mi viene l'idea e poi pezzo per pezzo mi sento con loro, che sono in realtà fondamentalmente tutti i miei amici indipendentemente dal progetto, e pezzo per pezzo la cosa comincia sempre ad acquisire sempre un po' più serietà e concretezza. E adesso tra una cosa e l'altra sono praticamente un anno che abbiamo messo insieme prototipi, materiali, abbiamo fatto ricerca e stiamo poi... Ma se io ti dovessi dire qual è il bisogno fondamentale al quale voi rispondete, tu come risponderesti? Secondo me è aprire la musica anche a chi non l'ha mai fatta e mettere nelle condizioni una persona che non ha mai approcciato con neanche uno strumento musicale di sentirsi la musica addosso, che è un'esperienza veramente particolare, perché noi abbiamo avuto la fortuna di farlo provare anche a persone che non hanno mai fatto musica, mai usato uno strumento, piuttosto che, ed effettivamente avere dei suoni che corrispondono al tuo battere della mano su una qualsiasi superficie o ai movimenti che puoi compiere nello spazio, chiaramente è molto intuitivo, oltre ad essere ovviamente molto divertente. Sì, io vedo tonnellate di start-up, alcune che hanno un progetto di business simile, le ho viste. Perché voi siete diversi dagli altri? La nostra differenza è che abbiamo puntato sulla questione della pressione, cioè del touch, dell'utilizzare la propria mano per battere su una qualsiasi superficie esterna, cosa che le altre start-up che hanno anche provato a fare campagne di crowdfunding non hanno mai fatto. Hanno sempre solo puntato sulla questione del movimento nello spazio, hanno creato dei guanti che si indossavano addosso a tutto il corpo con dei grossi processori sulla schiena, quindi davano quella sensazione del mi sento un cyborg e provo a fare musica. Questo invece è estremamente diverso, è molto più semplice, molto più immediato. È un bracciale, gli attacchi il guanto e in un secondo stai comunicando con uno smartphone o un computer, stai facendo musica e lo fai anche toccando te stesso, toccando le superfici, toccando gli altri. Quindi la promessa è di rendere le persone dei musicisti attraverso il proprio corpo. Esattamente, questo Anche è il fine. con la musica. Sì, assolutamente. Per cosa utilizzerete eventualmente i soldi del premio? Allora, l'obiettivo è, avendo già messo insieme una rete di potenziali fornitori di tecnologie necessarie, a noi servirebbero ulteriori risorse per portare il prototipo il prototipo è
già realizzato, ma completarne la realizzazione e prepararci per la produzione, poi di fatto i grandi numeri che ad oggi non abbiamo gli strumenti per fare. Certo. Maurizio, che cosa è stato che vi ha spinto a decidere che questa poteva essere una delle squadre finaliste del progetto Coviola? Ci è piaciuto il team, ci è piaciuto questo concetto di fare impresa facendo qualcosa di divertente, che è una cosa che ci piace molto, e poi un po' di simpatia verso anche il nome che si sono inventati. Noi ci eravamo inventati i social payment perché noi alla fine della fiera facciamo pagare le bollette tutti i giorni in maniera semplice, loro si sono inventati questo nome e anche questo è stato un po' una scintilla che gioca un po' sul MIDI della musica, sul re mida, cioè il tocco che rende in qualche modo tutto musicale. Esattamente. Voi che estrazione avete? Siete studenti? Come... Siamo banalmente tutti e 4 studenti del Politecnico di Torino, 1, 2, 3 abbiamo fatto lo stesso identico corso, mentre lui ha competenze più elettroniche e meccatroniche. E allora, auguri anche a Remidi e speriamo di vedervi trionfare all'11 a Roma. Grazie mille, grazie davvero.